Come cartamodello ho utilizzato quello dei guanti semplici e l'ho modificato. Ho segnato più o meno dove arrivano le nocche, ho aggiunto circa mezzo centimetro di margine di cucitura e ho ripiegato le dita del cartamodello, tutte tranne il pollice che resterà così com'è. Il procedimento che ho utilizzato è lo stesso spiegato nel video dei guanti semplici, con la variante delle dita aperte e l'aggiunta dei polsini e della patta. In alto a destra trovate il link al video. Anche in questo caso utilizzeremo una stoffa esterna ed una interna come fodera. Così ho tagliato una sagoma approssimativa del guanto in 4 pezzi di stoffa, 2 in quella esterna e 2 nella fodera, e ho disposto i 4 strati con le 2 stoffe esterne al centro, dritto contro dritto, e le 2 fodere come primo e ultimo strato, con il dritto rivolto verso l'esterno. E ho riportato il mio cartamodello sulla stoffa fermando il tutto con degli spilli. Come prima cosa ho deciso di fare l'orlo alle mezze dita, quindi ho tagliato la fodera in modo da dover ripiegare solo la stoffa esterna e non creare troppo spessore. Ho ripiegato e imbastito il tutto e poi ho cucito a macchina con uno zig-zag. Poi ho tolto l'imbastitura e tagliato la stoffa in eccesso. Ora potrò cucire i bordi del guanto. Io ho utilizzato un punto dritto ricordando di fermare il filo con un punto indietro all'inizio e alla fine di ogni cucitura. In questo caso, infatti, non dovremo cucire tutta la lunghezza del dito, ma dovremo fermarci a metà, comprendendo nella cucitura anche l'orlo appena fatto. Per cucire il pollice dovremo procedere con l'ago abbassato e ruotare la stoffa lungo le curve, mentre l'incavo fra le dita avrà una forma di V. Dovremo procedere in diagonale lungo il lato del dito e una volta arrivati al punto più basso della V faremo 2 punti in orizzontale per avere un po' di agio e poi ritorneremo a cucire in diagonale il dito seguente. Dopo aver fatto una prova, anche dal rovescio per accertarsi che tutto sia a posto, si possono tagliare i margini di cucitura lasciando solo qualche millimetro e dividere le dita. Il polsino sarà in maglina a coste e verrà cucito proprio come se fosse il polsino di una felpa. Ho tagliato un pezzo di maglina di lunghezza leggermente inferiore rispetto alla misura del polso del guanto e di altezza doppia rispetto a quella desiderata. La maglina andrà chiusa ad anello e ripiegata in 2 e cucita al guanto. Io ho utilizzato uno zig-zag e ho cercato di far coincidere la cucitura del polsino con quella del guanto. Il polsino andrà cucito tenendolo teso in modo da far rientrare l'ampiezza del guanto. Ora è la volta della patta, per cui serviranno le stesse stoffe del guanto, disposte nello stesso modo, le 2 stoffe esterne al centro, dritto contro dritto, e le 2 fodere come primo e ultimo strato, con il dritto rivolto verso l'esterno. Ho disegnato la sagoma della patta sulla stoffa, larga quanto il palmo più 1 centimetro di margine di cucitura, nel mio caso 11 centimetri, e alta quanto il dito medio, più mezzo centimetro di margine di cucitura, nel mio caso 10 centimetri e mezzo. Anche in questo caso, dopo aver cucito con un punto dritto, ho ritagliato i margini di cucitura lasciando solo qualche millimetro. Poi servirà una piccola striscia della stessa maglina del polsino per il bordo, anche questa andrà chiusa ad anello e poi unita alla patta esattamente come il polsino, utilizzando uno zig-zag per mantenere l'elasticità della stoffa. Il bordo andrà chiuso ripiegando la maglina verso il rovescio della patta e il margine non rifinito verso l'interno e cucendo lungo il bordo con uno zig-zag. Dal dritto rimarrà un bordo di circa 1 centimetro. Le 2 parti sono pronte, non resta che unirle all'altezza delle nocche, magari indossando prima le 2 parti separate per poter segnare in maniera precisa dove attaccare la patta. Io l'ho fissata con degli spilli e poi l'ho cucita a mano utilizzando un sottopunto, prendendo qualche millimetro di tessuto dal bordo della patta e poi dal guanto. La cucitura sarà praticamente invisibile e molto funzionale. Manca solo il bottoncino che terrà ferma la patta quando non è utilizzata. Ho usato un bottoncino automatico, anche questo fissato a mano,
una parte sulla punta della patta e una sul polsino del guanto, prendendo bene le misure in modo che le due parti del bottone si possano chiudere perfettamente. Per fissare la patta si possono utilizzare anche dei bottoni normali oppure dei pezzettini di velcro. Il velcro probabilmente è la soluzione più pratica, però non avendo trovato un colore che si abbinasse ai miei guanti ho optato per i bottoncini automatici. Grazie per aver guardato il mio video, lascia un mi piace se è stato interessante e non dimenticare di iscriverti al canale. Un saluto e alla prossima!